Quello su cui dovremmo focalizzarci, Nicola, che cos'è tra queste due cose? È ottimizzare la composizione corporea, quindi fondamentalmente abbassare la massa grassa e aumentare o quantomeno mantenere la massa muscolare. Ciao Nicola. Ciao Simo. Benvenuti a tutti alla nostra nuova puntata del podcast Corso e Mangiato, e oggi, Nicolas, parleremo del peso e la corsa, come al solito nella nostra lavagna. Esatto, un bel tema oggi. Un bel tema, non c'è un nutrizionista apposta per parlare di peso e del rapporto quindi tra quanto pesiamo e le prestazioni, la performance nella corsa. Ci sarebbero da parlarne ore, no? Perché potremmo dire noi tutti in casa abbiamo una bilancia, certo, e quindi l'unico dato che abbiamo velocemente è quanti chili pesiamo. Esatto. Infatti poi tante persone vengono da me e mi dicono: voglio scendere di peso per andare più forte, che è un tema un po' controverso, perché potrebbe sembrare semplice dire ok, peso di meno, di conseguenza andrò più forte, no? Ho meno chili da portarmi dietro. Però quando perdo peso, cosa perdo effettivamente? Intanto cosa perdo e che cos'ho? Esatto. Perché due uomini di 1,80 m, di 70 kg, o due donne di 1,75 m, di 50 kg o 55, adesso dicevo ma di qualsiasi peso, ovviamente non è detto che siano identiche. Assolutamente no, noi abbiamo un corpo che è fatto da diverse cose, da cui la più importante per esempio è l'acqua, non ci ricordiamo mai. Elenchiamole queste cose, così facciamo subito chiarezza. Vai, che così ho la scusa di usare la mia bella lavagna. Perfetto. Prima di tutto è la parte più importante del nostro corpo. Allora, nel corpo, guarda come sono bravo a disegnarlo. Mamma mia, fantastico. Nel corpo abbiamo l'acqua, che si scrive con la CQ. Esatto, e quella è il 65% del peso corporeo. Più invecchiamo, più si riduce. Tecnicamente sì, esatto, però poi dipende, ci sono anche varie differenze anche individuali, però Ok, poi abbiamo le proteine, chiamiamole così, quindi tutti i tessuti fatti da proteine, che sono appunto il muscolo, le articolazioni, i tendini, le ossa. Quindi la massa magra più tutto l'apparato osteoarticolare tendineo. Esatto, la massa magra, ricordiamoci che è tutto quello che non è massa grassa, quindi è acqua. Quindi anche l'acqua. Anche acqua più tutte queste cose qua, fondamentalmente. Ok, poi? Perfetto, e poi abbiamo i grassi. Come terzo, siamo sicuri che ce l'abbiamo? Siamo sicuri che ce l'abbiamo. Io pensavo di non averli. Esatto. Anche chi ha il 10% di massa grassa ha dei grassi, ne ha ma magari in questa quantità qua. E queste sono le cose che principalmente compongono il nostro corpo. Ecco, poi abbiamo anche altre cose, abbiamo una parte di minerali, abbiamo una parte anche di glucidi, di carboidrati, però sono un quarto magnete, quindi vari ed eventuali. Esatto. Mi piace sempre, come nelle riunioni. Però diciamo che acqua, proteine e grassi sono il 95% del peso corporeo, e quindi quando pensiamo a quanto peso dobbiamo sempre ricordarci che il mio peso è fatto da queste componenti qua, no? Quindi quando penso ok, voglio perdere peso perché voglio aumentare la performance, devo sempre pensare: ma io quando perdo peso che cosa perdo? Punto interrogativo. Quindi se perdo grassi, fondamentalmente perdo un tessuto inerme, cioè è un tessuto che è lì, che ha un sacco di utilità, ma non è utile per la performance, perché non spinge. C'è chi starà pensando: ma come, non utilizziamo anche i grassi come combustibili? Tranquilli, se perdete 2-3 kg di massa grassa, il combustibile ne avete ancora tanto, e poi comunque per la performance si usano soprattutto i carboidrati. I grassi che si usano li abbiamo abbondantemente, anche se abbiamo una percentuale di massa grassa molto bassa. Se invece perdo acqua o proteine, in realtà io perdo una parte del tessuto che spinge sul muscolo, quindi è logico che a quel punto la perdita di peso sarà controbilanciata da una perdita di massa muscolare, e quindi tendenzialmente la performance non migliora. No. Anzi, potrebbe anche peggiorare. Ok, perché infatti ricordiamo, no, che è stato calcolato mediamente, statisticamente, che si leggerà un chilo di peso, qualsiasi sia, equivale a 2 o 3 secondi al chilometro. Poi secondo me dipende anche
un po' forse a che intensità, a che distanze si fanno, eccetera, Certo. perché è peso da spingere, come dicevi, e da portarsi dietro. Certo. Però allo stesso tempo, sai la battuta pesa più un chilo di fieno o un chilo di ferro, in questo caso il nostro chilo è differente se è, come dicevi, massa magra o massa grassa. Esatto. Ok. Perfetto, esattamente. Quindi noi quando pensiamo a devo ottimizzare il mio peso corporeo per la performance, dobbiamo sempre considerare questo aspetto qua, cioè non possiamo semplicemente pensare, vabbè, perdo peso, anche perché nella perdita di peso c'è in ballo un fattore importante che è il deficit calorico, cioè se io voglio perdere peso devo stare in deficit calorico, e se sto in deficit calorico cosa significa? Che avrò meno energia per affrontare i miei allenamenti. Quindi deficit calorico, spieghiamo, for dummies, è quando tu consumi più calorie di quelle che assumi. Esattamente. Quindi fondamentalmente se io perdo peso, sto in deficit calorico, ma nel frattempo mi alleno, il mio muscolo viene stressato e ha bisogno di energia, cosa fa il mio muscolo? Dove la prende questa energia? Se non ce l'ha, perché noi non gliela diamo? Si nutre di se stesso. Si nutre di se stesso, di conseguenza andremo a... Perché bravo studiare. Bravissimo, esatto. Andremo a abbassare la performance in questo il caso famoso qua. catabolismo muscolare che nel running è un fattore importante, cioè non è da sottovalutare, soprattutto quando diciamo abbastanza presente anche per chi si comporta bene, no? Nel senso sulle lunghe distanze, anche se tu mangi bene, eccetera, durante una stagione, ed è il motivo per cui torniamo alla puntata in cui parlammo di recupero. C'è bisogno anche di recuperare, perché ci sono questi fenomeni di catabolismo, eccetera, che insomma ha bisogno di mettere il corpo un attimo in pausa per rigenerarsi e come dire, ritrovare un nuovo equilibrio. Infatti il focus, tante volte nelle mie visite, il focus è non perdere muscolo. Quello che vogliamo semplicemente vedere in tanti atleti, magari anche semiprofessionisti, che hanno già una buona composizione corporea. Noi le visite le facciamo solo per assicurarci di non perdere peso e non perdere muscolo, fondamentalmente. Infatti arriviamo al punto nodale, no? Peso versus composizione corporea. Esatto. È che abbiamo introdotto il tema della composizione corporea dicendo di come siamo fatti. Esatto. Perché l'abbiamo fatto? Perché quello su cui dovremmo focalizzarci, Nicola, che cos'è tra queste due cose? È ottimizzare la composizione corporea, quindi fondamentalmente abbassare la massa grassa e aumentare o quantomeno mantenere la massa muscolare. Dove quando parliamo di aumentare la massa muscolare non intendiamo poi dire aumentare il volume del muscolo, vero Simo? No, assolutamente. Perfetto. Per il motivo di qui sopra, cioè all'aumento del peso, noi rallentiamo, o meglio, c'è il rischio di rallentare perché come è calcolato tra i 2 e 3 secondi al chilometro, perché dobbiamo portarci del peso indietro in più. Quindi noi vogliamo ottimizzare la composizione corporea, quindi ridurre la massa grassa. Conservare, o se c'è bisogno, e qui ci sono i professionisti come Nicolas che vanno proprio a lavorare su questo, aumentare la massa magra se non è sufficiente, no? Perché allora parliamo di percentuali. Nel momento che si riduce la massa grassa, se tutto quello che non è massa grassa è massa magra e il peso rimane quello, ovviamente se sono 10 e sono 5, uno diventa 4, l'altro per forza diventa 6, parlando in percentuale, no? Però dobbiamo andare a vedere se questa massa magra è sufficiente, ma allo stesso tempo dobbiamo fare in modo che non sia troppa, nel senso che la somma globale, perché non serve per chi corre, poi prendiamo Jacobs che fa il velocista, che ha un'attività completamente anaerobica e anche alattacida, diciamo, ed è super sviluppato muscolarmente non solo nelle gambe ma a tutto tondo. Poi andiamo a prendere chi fa i 200, è sviluppato come Jacobs ma a volte un po' meno. Prendiamo Desolo, l'altro che adesso fa i 400. Prendiamo un ottocentista, ha un bel muscolo però inizia ad essere bello asciutto. Prendiamo chi fa già i 1500 e i 3000, sono un bel corpo tonico, super magro, massa grassa ridotta all'osso, ma iniziano ad essere più magri. Arriviamo ai 10.000 e dai 10.000 alla maratona i fisici sono quelli, cioè sono asciutti. E perché
perché è peso da portarsi dietro, e quindi come chi va in bicicletta, cioè toglie Esatto. la borraccia, il portaborraccia più Certo. leggero del mondo, il reggisella più leggero Servono del mondo. meno watt di potenza se pesiamo meno, Assolutamente, fondamentalmente. Quindi bravissimo. ci deve essere un equilibrio tra tutte queste cose qua. Quindi quando andiamo poi a lavorare sulla massa magra, sia dal punto di vista nutrizionale, ve lo dirà meglio Nicola, sia Certo. dal punto di vista dell'allenamento, noi dobbiamo assolutamente, come atleti, runner, anche ultramaratonieri, Certo. anzi, Soprattutto. Quasi. migliorare la forza. Ma non vuol dire fare massa, e Esatto. questo è il grosso. Ne abbiamo parlato nel nostro, se volete acquistarlo, videocorso della Esatto. forza per la corsa, Esatto. e ne abbiamo parlato che c'è una parte teorica e anche una parte pratica. Lavorare sulla forza non significa fare massa, no? Non No, significa, certo. perché il grosso equivoco è che vado in palestra e dico al personal trainer che c'è: voglio migliorare la forza, e mi inizia a far fare della pressa, degli squat, leg extension, leg curl, calf extension e tutto quello che vi viene in mente, magari con del numero di serie e volume e massa, insomma peso da tirar su, che ha un impatto diretto sulla massa. Voi in poche settimane, ma vi assicuro già in 3 settimane, iniziate a vedervi diversi fisicamente, Certo. perché Sì, il sì. fisico reagisce subito, poi il muscolo accumula acqua, no? Assolutamente. Esatto, dopo c'è Ma l'infiammazione. ho messo della gran forza, pochissima. Esatto. Chiaro che se non avete mai fatto, come ogni cosa, non avete mai fatto niente prima, un po' di forza è cresciuta, ma è cresciuto Certo. soprattutto il muscolo. Invece noi dobbiamo lavorare in maniera diversa sulla forza, Certo. come dicevamo nel corso ne abbiamo parlato, ma non solo, cioè lavorare su quel tipo di forza che migliora la parte neuromuscolare, cioè la capacità di utilizzare più fibre muscolari insieme Esatto. per ogni gesto, e anche per la corsa è fondamentale la parte, chiamiamo, di forza esplosiva, reattiva, chiamatela come volete, cioè perché la corsa è fatta da tutte mini propulsioni, quindi quella capacità muscolare e tendinea di supportare e sopportare, tutte e due, perché Esatto. supporto e sopporto, Assolutamente. tanti urti, no? Assolutamente sì, quindi non vogliamo aumentare il volume del muscolo, ma la densità del muscolo, che è in Bravissimo. grado poi di spingere più forte, mantenendo lo stesso volume fondamentalmente. Assolutamente. Esatto. Ci sono poi chiaramente degli esempi che possiamo vedere di persone che, come dicevi tu, magari fanno della loro forza anche il proprio peso corporeo, anche se è un pelo più alto. Per esempio un atleta come Jacobs, che fa un lavoro molto molto breve, deve per forza essere anche molto sviluppato muscolarmente, però questa cosa si può vedere anche in altri ambiti. Per esempio ci possono essere degli atleti di trail running che per affrontare salite, discese, percorsi accidentati eccetera potrebbero beneficiare di una gamba un po' più grossa, perché forse mantiene un po' di più anche l'urto, giusto? Sì, penso ai trailer comunque sono sempre molto asciutti, però Sì. hanno un muscolo un po' più possente, diciamo. Sì, perché poi dipende, c'è sempre la personalità. Certo, dipende, esatto. Se tu hai grossi, c'è chi è un po' più debole dal punto di vista articolare e tendineo, Esatto. e quindi il muscolo che, come dire, avvolge, protegge è molto utile, però la gamba di Jacobs non è che avvolge, protegge, No. quella proprio Esatto. esplode, no? Esatto. Però sicuramente poi dopo ci sono le caratteristiche personali. Esatto. Un atleta Kipchoge keniano, cioè tu vedi le gambe, dici è impossibile che quelle gambe possano fare una falcata di 2 metri e rotti per 42 km con quella frequenza di passo, e invece le fa, esatto. perché tutto ha una capacità, tutto è tutta fibra rossa, quindi sono le fibre muscolari di resistenza molto sottili, super vascolarizzate rispetto alle fibre bianche dei velocisti che portano a fare quella diciamo quel volume di massa, esatto, no? Muscolare. E in più lì c'è una capacità tendinea muscolare di reattività, di tempi di appoggio brevissimi, esatto. di conservazione dell'energia, perché no, quando si parla di scarpe uno certo. pensa che le scarpe in fibra di carbonio restituiscano più energia. In realtà siamo noi che la spingiamo la scarpa, esatto. non c'ha un motore, quindi fanno in modo, chiaramente hanno un potere elastico maggiore rispetto ad altri materiali, ma fanno in modo di perderne meno quando vado ad appoggiare. Chiaro. Altro esempio di atleti che invece potrebbero beneficiare di un peso leggermente superiore sono i triatleti, dove non abbiamo solo la parte di corsa, ma abbiamo prima anche una parte di nuoto e di bici, dove in realtà
avere una muscolatura un po' più ampia, anche a costo di pesare un po' di più, potrebbe aiutare ad arrivare alla frazione di corsa con più energia in corpo, mantenendo un po' di più la forza, oltre al fatto che poi in bici nel triathlon, dove per lo più si è in pianura, si va più forte se si spingono più watt. Discorso opposto, poi c'è la parte di nuoto che comunque usa molto la parte alta per risparmiare le gambe dopo, no? Per cui se vedete un triatleta professionista o un runner professionista, sono due fisici molto diversi. Al contrario, ci sono fisici... E poi tanti triatleti vengono, i più forti, non tutti, però molti vengono dal ciclismo. Sì, la maggior parte dal nuoto, dal ciclismo, pochi vengono dal running, anche se poi la differenza si fa nel running, comunque, sì. Esatto. Al contrario, ci sono atleti che potrebbero beneficiare invece dello scendere un pochettino di peso a costo di perdere un pochettino di massa muscolare, e questo vale fondamentalmente per chi fa lunghissime distanze dove però non bisogna perdere forza, attenzione, quindi qui c'è un lavoro molto impegnativo da fare, perché bisognerebbe diciamo ottimizzare il peso, quindi anche a costo di perdere un po' di massa muscolare senza perdere forza, cioè un lavoro super impegnativo. Oppure chi fa per esempio del ciclismo, lo scalatore, quindi che lavora contro la gravità, e quindi quando lavoriamo contro la gravità è logico che potremmo beneficiare di avere un peso più basso, perché non abbiamo solo la resistenza della spinta. Anche se meno oggi, ma non a caso i ciclisti scalatori più forti sono piccolini, esili, leggerissimi. Penso a tutti i colombiani, insomma i sudamericani, che di solito sono così, ma non solo, perché comunque Indurain, non so, tu sei giovane, non so se te lo ricordi, adesso ero un ragazzino io, però era bello alto, aveva due gambe che spingevano un wattaggio incredibile, e in salita non è che facesse... Era l'unico che riusciva a stare incollato al primo Pantani, che ci faceva insomma emozionare in salita. Certo. Senti Nicolas, assodato che quindi meglio lavorare sulla composizione corporea, quindi fare una visita da un nutrizionista, ecco, ci sono le bilance con l'impedenzometro, no? Che fanno passare una piccola scossa elettrica per stimare la composizione corporea. Quanto sono precise? Allora, hanno un bel errore di misura, nel senso che se noi prendiamo una misurazione singola di una bilancia impedenzometrica non ci dà un reale un valore diciamo assoluto, perché l'errore di misura sulla massa grassa e sulla massa magra è piuttosto ampio, parliamo anche del 4% più o meno, cioè quindi insomma dire che ho il 10% può voler dire che ho il 6 o il 14, cioè è una differenza molto ampia, perché le bilance impedenzometriche di fatto misurano l'acqua che io ho nel corpo, cioè tramite questa scossa, chiamiamola così, elettrica, che passa da un piede all'altro, diciamo che siamo in grado di sapere quanta acqua c'è, perché l'elettricità attraversa appunto l'acqua ma non la massa velocità grassa. Con cui passa questa corrente si scopre se... I limiti di questa misurazione sono che l'acqua nel nostro corpo è in diversi settori, e la corsia preferenziale dell'acqua all'interno del nostro corpo, dell'elettricità nel nostro corpo è l'osso, quindi fondamentalmente in base al nostro peso, alla velocità con cui la scarica elettrica attraversa l'acqua che c'è nelle nostre ossa, poi andiamo a stimare quindi fondamentalmente quanta è la massa magra, e sulla base di questo stimiamo ulteriormente quanto è la massa grassa. Quindi questo è il risultato di varie stime, varie equazioni. Per questo non è precisissima, però c'è un però: se io mi misuro nelle stesse condizioni, fondamentalmente la misurazione è ripetibile, cosa vuol dire? Che magari il valore della prima misurazione non avrà un valore assoluto, ma se io faccio più misurazioni nelle stesse condizioni, quello che può essere affidabile è il cambiamento di questi valori. Vado a vedere un trend su di me. Esatto. Ricordandomi di farlo nelle stesse condizioni. Vuol dire potenzialmente alla stessa ora del giorno, avendo mangiato le stesse cose, quindi idealmente si fa a digiuno, che è il momento migliore, avendo dormito lo stesso numero di ore, più o meno, e bla bla bla, esatto. Però chiaramente poi la visita di composizione corporea, che si può fare da te, insomma da chiunque lo faccia come nutrizionista,
ti dà un'indicazione, una stima molto più attendibile. Un po' più no? attendibile, anche se qualsiasi misurazione che facciamo anche noi nutrizionisti ha un errore di misura, perché l'unico veramente metodo affidabile per misurare la composizione corporea sarebbe la DEXA, che è fondamentalmente la misurazione che viene fatta solamente alle donne post-menopausa per verificare la salute delle ossa, ma non è accessibile, diciamo, Certo. almeno attualmente a chi non ha problematiche. Certo. E quella sarebbe, diciamo, l'unica veramente misurazione perfetta di com'è il nostro corpo, quanti chili abbiamo di ossa, di muscolo, di grasso e di acqua. Senti, diciamo due cose. La prima, noi abbiamo parlato di peso, composizione corporea da raggiungere ottimale. Sì. Secondo me è giusto precisare che non deve essere la stessa tutto l'anno. Certo. Ad esempio, prima abbiamo parlato del rischio del deficit calorico, certo, per calare. Ad esempio, nel periodo di costruzione, quindi nel periodo lontano dalle gare, in cui io esatto, non devo essere in condizione, perché ci devo essere quando ci sono le gare, certo, e quindi faccio un lavoro su di me, ci sta ad esempio pesare un po' di più, certo, perché vado a fare magari più volumi, più lavori di forza, e pesare un po' di meno oppure fare un lavoro di deficit calorico mi porta a essere soggetto più ad infortuni. Esattamente, assolutamente sì. Quindi se siete lontani dalla gara, se avete fatto il periodo di cui abbiamo parlato nella puntata del recupero di transizione, esatto, avete mangiato come mangiavate quando vi allenavate, se non addirittura un po' di più, avete preso 2 kg, non sappiamo, probabilmente di massa grassa in questo caso, forse anche di più perché avete perso un po' di massa magra. Esatto. No, nessun panico, nessun problema, giusto? Esatto, nessun problema, anzi è giusto avere nell'anno dei cicli anche di peso e di composizione corporea, ricordando che la forma ottimale è uno stato che si raggiunge un paio di volte all'anno, 2 o 3 volte all'anno, teoricamente sì, ma non si può mantenere tutto l'anno. Quindi se vogliamo essere nel nostro picco di forma, ricordiamoci che questo è un periodo limitato della stagione che non può durare per sempre, anzi che deve finire, perché poi il fatto di terminare un picco di forma ci predispone a averne uno più alto in una fase successiva. Assolutamente. Quindi non dobbiamo sempre essere uguali, ma vivere un po' di ciclicità, diciamo. L'altra cosa che volevo dire era diamo dei consigli, premettendo che è sempre come nell'allenamento, anche nell'alimentazione tutto va personalizzato, esatto, però se io volessi, più o meno, facciamo un gioco. Certo. Io vengo da te, Nicola, stiamo entrando nel periodo specifico, dopo il periodo quindi sono negli ultimi 12-14 settimane di preparazione per una maratona. Certo. Ci sta che io voglia perdere un po' di massa grassa, però sto facendo dei grossi volumi, certo, no? Esatto. Quindi faccio 70-80 km a settimana. Perfetto. Nelle settimane di carico più un 30-40% in meno nelle settimane di scarico. Perfetto. Che consigli mi dai per riuscire a supportare gli allenamenti, ma allo stesso tempo perdere un po' di massa grassa a favore della massa magra? Sicuramente dobbiamo differenziare le giornate della settimana. Ci sono giornate in cui avrò allenamenti più impegnativi o più lunghi, che sono giornate in cui non deve pensare al deficit calorico, ma esclusivamente al recupero da questi allenamenti. Invece nei giorni di allenamenti più blandi o nei giorni di riposo potrò pensare a creare un deficit di calorie appunto giornaliero che mi possa portare appunto a perdere un pochettino di massa grassa. Quindi creare la differenziazione è importante. Dall'altra parte potrò utilizzare degli integratori che mi aiutano a mantenere la massa muscolare, e tra questi per esempio i più efficaci sono la glutammina e l'HMB, che sono degli aminoacidi che si chiamano anticatabolici, che aiutano fondamentalmente il muscolo a preservare la sua incolumità anche se è sottoposto a stress, come il carico d'allenamento o a volte il deficit calorico. E queste cose sono le cose principali che possiamo fare senza andare a creare appunto grossi fattori stressanti all'interno della settimana. Poi è chiaro che ci sono altre strategie, come ci potrebbe essere il giorno settimanale di digiuno intermittente, certo, in cui magari però poi dopo andiamo sullo specifico, specifico, che magari bisogna vedere persona per persona. Bravissimo, esatto. Nicolas, in generale è il momento di vedere i punti chiave della puntata. Nicolas, allora abbiamo detto che abbiamo parlato di differenza tra peso e composizione corporea.
Ok. E abbiamo detto che è importante, se vogliamo perdere peso, che il peso che perdiamo sia fatto di massa grassa. Ok, perfetto. Poi abbiamo detto che la massa magra è tutto ciò che non è massa grassa Esatto. e ci siamo concentrati sulla massa muscolare. Esatto. E che è importante preservare e Esatto. aumentare la forza lavorando su quei lavori che non tipici da palestra che ti fanno mettere su Esatto. massa, ma su forza, che anche potete trovare nel nostro videocorso, Esatto. ma insomma l'allenamento della forza massima e la forza esplosiva. Esatto. Ok, quindi Esatto. allenare la giusta forza, diciamo, giusto? Quindi esatto, allenare la giusta forza ci porta ad aumentare la forza senza aumentare il volume del muscolo. Ok, perfetto. Abbiamo visto le differenze tra atleti, più diciamo saliamo di distanza, quindi Esatto. meno watt servono, Esatto. è più importante essere leggeri ma comunque forti. Esatto. L'eccezione alla regola. Esatto. E in questo senso abbiamo detto attenzione perché un chilo comunque ti rallenta lo stesso e quindi dobbiamo trovare un equilibrio Esatto. tra forza e peso, Esatto. diciamo così. Esattamente. E poi? Esattamente. Perfetto, abbiamo visto come si può misurare in termini semplicistici, diciamo, Sì. la massa grassa e muscolare semplicemente a casa vostra, diciamo, senza bisogno di grosse cose se non una bilancia, e un paio di consigli molto pratici per provare anche in autonomia a ridurre la massa grassa in un periodo di gare. Scrivo dimagrimento reale. Esatto. E poi abbiamo anche detto che non è, diciamo che il peso non deve essere per forza lo stesso tutto l'anno. Esatto. Cioè, poi se pesate la stessa cosa tutto l'anno non è che succede qualcosa, No, però esatto. State tranquilli se in fase di costruzione eccetera mettete su qualche chilo, l'importante è che poi dopo lavoriate Esatto. per perderlo. Esattamente. Nicolas, è stata una bella puntata, Assolutamente densa, lunga, speriamo che vi sia piaciuta, vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata. Alla prossima puntata. Ciao, buone corse. Ciao a tutti.